Sono Giulia Di Carlo, ho 39 anni, sono mediatrice culturale, sociologa, esperta in migrazioni. Qui siamo ad Asante Onlus, ci sono due comunità in questo edificio, Azad ed Elom. Al momento siamo un CAS, cioè un centro di accoglienza per maggiorenni, ma siamo stati un centro di prima accoglienza per minorenni, quindi alcuni ragazzi che noi ospitiamo hanno vissuto il passaggio dall'età minore ai 18 anni, quindi sono diventati maggiorenni qua dentro. I ragazzi che ci sono qui vanno dai 18 anni in su, quindi possiamo ospitare sia neomaggiorenni che adulti, realmente adulti. Sono tutti richiedenti asilo o già titolari, provengono da vari paesi africani. All'interno della struttura siamo circa 8 operatori che lavorano con i ragazzi, quindi che distribuiscono i turni tra mattina, pomeriggio e sera, 2 responsabili, ognuna una per comunità, poi il personale della cucina, il personale che si occupa delle pulizie, un responsabile amministrativo e una responsabile sanitaria. Durante il giorno le attività dei ragazzi sono tante, soprattutto se scelgono di attivare percorsi di integrazione, perché non tutti lo fanno in realtà. Normalmente vanno a scuola, quindi chi non ha ancora preso la terza media va a scuola per prendere la terza media, e poi ci sono ragazzi che vanno al liceo, alle scuole professionali o ai corsi professionali. Cerchiamo di coinvolgere i ragazzi trovando anche le attività, contattando, stabilendo delle reti con il territorio, proponiamo ai ragazzi i laboratori o la formazione professionale. Per lo youth worker la sfida principale è riuscire a stabilire una relazione di fiducia con i ragazzi. Nel momento in cui, e se questo avviene, allora è possibile attivare un processo educativo che non deve essere per forza, il processo educativo non fa solo parte del percorso da minorenne, anche un adulto con una cultura diversa che arriva qua dovrà scontrarsi ovviamente con un'altra cultura e capire, riuscire ad entrare nella nuova cultura, quindi attraverso lo youth worker può farlo o comunque provarci. Quindi la sfida più grande è stabilire questa relazione, secondo me, e poi portare avanti la relazione attraverso ovviamente questo percorso di integrazione. Non è detto che avvenga perché i ragazzi non sono tutti uguali e soprattutto non hanno le stesse risorse. La vera sfida è che i ragazzi si inseriscano nel territorio. Attraverso questo rapporto di fiducia di cui parlavo, noi dobbiamo fare in modo che i ragazzi si sentano forti qua dentro e riescano a inserirsi nel territorio, perché questo è un periodo di tempo limitato, loro saranno qui per un periodo di tempo limitato con noi, poi toccherà a loro continuare e camminare verso il loro futuro. Penso che una cosa fondamentale sia la formazione. I ragazzi stessi dimostrano che se vengono capiti a livello linguistico, a livello psicologico, a livello sociale, attivano una risposta completamente diversa rispetto a quella che può essere attivata con un operatore che non è preparato. Però purtroppo questo non dipende dagli operatori, molto spesso dipende da chi assume e dal sistema di accoglienza, dal fatto che non ci siano controlli, che non ci siano delle verifiche all'interno dei centri. Non parlo solo dei centri di accoglienza per adulti, anche dei centri per minori, perché nel momento in cui un minore non viene capito, non viene ascoltato da personale competente, è molto probabile che vada incontro a un percorso di inserimento che va al fracasso sicuro. Io stessa come youth worker penso che devo leggere, devo informarmi, devo essere sempre al corrente di quello che succede, io come tutti gli altri operatori youth worker, perché è molto molto importante sapere quello che sta succedendo. Cambiano le leggi, cambia la nostra risposta, si deve tenere conto della diversità e della diversità religiosa, culturale, linguistica, in modo da poter rispondere adeguatamente. Posso dire che è molto difficile, se non autonomamente e quindi in maniera indipendente fuori dal lavoro, avere
partecipare a corsi di formazione o comunque essere aggiornati su quella che è la situazione migratoria o le leggi o piuttosto un corso di aggiornamento sulle lingue. Avere dentro anche la passione e la voglia di lavorare con i giovani, perché altrimenti non è possibile riuscire ad attivare nessuna relazione di fiducia. La relazione di fiducia si crea nel momento in cui il ragazzo vede e stabilisce un contatto con la persona, si sente capito, si sente accolto. Penso che i centri di accoglienza siano luoghi che vanno visitati. Prima di tutto dovremmo attivare anche dei percorsi al contrario, no? Non solo i ragazzi che vanno verso fuori, ma se ci sono luoghi presenti nel nostro territorio dove viviamo, di avvicinarci a questi luoghi. In fondo si può essere anche volontari, si può partecipare a delle attività organizzate dai centri o comunque dalle organizzazioni che sono sul territorio. E poi ovviamente l'informazione, la controinformazione è fondamentale, perché queste persone comunque con o senza documenti fanno parte del nostro territorio, della nostra cittadinanza. Sono cittadini perché comunque frequentano i nostri locali, frequentano i nostri spazi pubblici, sono attori dello spazio pubblico a diritto perché comunque ci sono. È molto facile parlarne, però è poi difficile nella quotidianità essere presenti. Però da noi ogni tanto si avvicinano delle signore e ci dicono: ah, ma voi che fate? In un certo qual modo così si crea una coscienza civile forte, solo attivando comunque dei meccanismi che non possono venire solo da noi, perché noi è ovvio che ci proiettiamo verso fuori, però è ovvio che la risposta deve venire pure da fuori. La società civile ha l'obbligo, secondo me, di attivarsi e di essere presente, cosa che penso che a Palermo comunque ci siano delle ottime pratiche. Non posso dire che ci sia una rete debole, ma tutt'altro.